Cosa hanno in comune il rosmarino e un tarallo? In molti staranno già pensando alla scontata associazione tra ingrediente e ricetta. Eppure il rosmarino, dal latino rosmarinus, rugiada del mare, attraverso la semplicità e la poesia contenute già nel nome, ci accompagna in un mondo complesso di storia, antichità, usanze ancestrali che ci affascinano al ritmo della serenata. Una serenata che sacralizza il tempo con un rituale collettivo. Invoca simboli, certezze e valori che il mondo contadino riceveva in dono dalla natura e da Dio. Se infatti parliamo con il linguaggio della cantata, tramandata oralmente di padre in figlio, diremo stavolta rosa marina e tarallo volluto, parole più arcaiche, in dialetto, che secondo Pirandello esprime i sentimenti. La rosa marina è patrimonio culturale della Campania dal 2019. Mentre il tarallo nasprato pasquale della Valle del Sabato, conosciuto come tarallo volluto, ne è l'espressione culinaria più tipica, scrigno di simbologie religiose, che ritroviamo sempre custodite nelle forme e nelle preparazioni del cibo rituale. Vediamo come sono legati questi due elementi e andiamo insieme a Santo Stefano del Sole, dove conosceremo una persona che ci accompagnerà in questa esperienza. Ciao! Ciao, Come ti chiami e dove ci troviamo qui? io mi chiamo Mattia e qui ci troviamo in un piccolo paese collinare dell'Irpinia, Santo Stefano del Sole. Santo Stefano del Sole, io ne ho sentito parlare perché so che c'è una bellissima tradizione. Come si chiama questa tradizione? La Rosa Marina. La rosa marina. E me ne vuoi parlare? Consiste in alcune persone, adulti ma anche bambini, vanno in giro per il paese portando questo canto popolare, appunto la Rosa Marina, e vanno a portare gli auguri di Pasqua, quindi si celebra il giorno di Pasqua. Ma parte da più lontano, parte da qualche giorno prima, dico bene? Sì, perché 2 settimane prima della Pasqua in montagna si vanno a raccogliere i rami di abete, le cosiddette frasche, che poi vengono adornate con 2 arance e un limone e con la foto del patrono di Santo Stefano, San Vito, e poi si portano casa a casa per tutto il paese. E come mai si chiama rosa marina? Eppure mi stai raccontando che i rami sono di abete. Perché prima si usavano i rami di rosmarino, però poi si è reso conto che il clima era troppo freddo per il rosmarino e quindi hanno deciso di cambiarla con l'abete. Il rosmarino è legato su più livelli alla tradizione santostefanese. La sua presenza in questa splendida tradizione di religione popolare è giustificata dalla cristianizzazione che ha subito, come è accaduto a molte piante benefiche. Secondo l'antica credenza popolare, la Madonna soleva stendere i panni del Bambin Gesù sul rosmarino. Per questo si crede che i fiori sboccino proprio di Venerdì Santo. Anche l'analogia che il rosmarino ha col santo patrono del paese, San Vito, il santo taumaturgo, ci racconta ancora un altro nesso tra il popolo della valle e questo sempreverde. San Vito veniva invocato per un qualsiasi tipo di avvelenamento, dovuto a punture di insetti, morsi di serpenti e soprattutto il morso della tarantola, un ragno il cui veleno provoca spasmi incessanti, la corea, detta volgarmente ballo di San Vito. Nella società contadina arcaica, in caso di avvelenamento, si usava attorniare il povero malcapitato e sopraffarlo con un ossessivo suono di tamburi, che incentivava le convulsioni, con l'intento di espellere il veleno attraverso il sudore in una sorta di terapia coreo-musicale. L'usanza prese il nome di taranta o tarantella. Allo stesso modo la pianta officinale con poteri antispasmodici e rilassanti si utilizzava in infuso o semplicemente si teneva in casa perché si riteneva avversa a scorpioni, serpi e altri animali velenosi. La pianta e il santo portano sollievo e rigenerano il fedele con lo stesso potere espiatorio. L'uomo ha la possibilità di riconnettersi con Dio e con la natura a patto che rispetti i precetti e il valore sacro degli elementi. Ma il legame più interessante è senz'altro quello con gli archetipi, le origini della cultura precristiana.
La pianta aromatica, dall'inconfondibile odore di canfora e incenso, è da sempre considerato annunciatore della primavera, per via della sua azzurra fioritura nel mese di marzo, e veniva utilizzato in antichità come rimedio polivalente e pianta dai poteri magici. Di frequente avveniva nella società rurale, in cui la sopravvivenza dell'uomo dipendeva largamente da alberi e piante, che moltissime specie, sentinelle di un sapere ancestrale, erano state associate alla capacità di connettere i vari livelli dell'esistenza, terrena e ultraterrena, e venivano spesso assimilate a divinità vere e proprie. Le fronde di molte piante erano utilizzate nei culti della vegetazione, con capacità taumaturgiche. La cosiddetta frasca di rosmarino, ritenuto dai greci e dai romani simbolo d'amore, veniva utilizzato nei riti di corteggiamento per assicurare la fertilità e assecondare la fedeltà degli innamorati. Scacciava spiriti maligni dalle case delle fanciulle e le acquietava durante il sonno, promuovendo sogni fantastici. È per questo che si esponeva sulle porte delle case a indicare la presenza di giovani in età da marito, come ricordano anche molte serenate napoletane, per cui l'ormai scomparsa Anfiorata o Nfrascata non erano solo un quartiere, erano la rivelazione che il nesso tra serenata, che non a caso veniva impostata come canto a fronna o canto a figliola, e la frasca, era speculare al legame tra il rosmarino e l'amore, perso nella notte dei tempi. A frasca esposta era dunque utilizzata come fattura benefica, insieme alle arance e ai limoni con cui veniva addobbata. Rappresentava quindi l'agrodolce del rapporto amoroso che stava per iniziare, un qualcosa di fecondo non ancora onorato, il frutto disponibile ma ancora non maturo, che gli agrumi con la loro naturale asprezza simboleggiavano. La stessa frase, levamma frasca, esprime il compimento di un'azione. Il rituale iniziato con l'esposizione si conclude, la frasca va tolta. Per concludere e comprendere a fondo l'usanza delle frasche, ma anche della serenata e di tutta la simbologia che contiene, teniamo conto che non meno importante è l'influenza dell'agro nocerino sarnese sulla Valle del Sabato, ampia area che si sviluppa lungo l'omonimo fiume, un tempo sacro ai Sabini, poi ai Longobardi, e il luogo di origine del sabba, che secondo le credenze di 2 secoli fa era il luogo delle celebrazioni di tipo orgiastico e demoniaco, in cui si radunavano streghe e stregoni. Gli scambi alimentari tra queste 2 aree di confine, che connettono le civiltà del mare con le civiltà appenniniche delle aree interne, sono senz'altro il ponte di passaggio, lo Stargate per le commissioni di cultura, musica e canto. Uova, pollame, soppressate e formaggi erano molto apprezzati dai viaggiatori delle zone marine, che come oggetto di scambio utilizzavano gli agrumi e il rosmarino, e va da sé che l'agnello pasquale è proprio condito con questi aromi naturali. E anche se Mattia ci ha appena fatto notare che il rosmarino è stato sostituito nelle sue zone dalla frasca di abete pettinato, tipico dell'ecosistema serinese, a testimonianza di queste influenze ritroviamo il canto a fronna, evoluto e arricchito con la presenza di strumenti popolari venuti dal mare. Tammorre, castagnette, ciaramelle, putipù, scetavaiasse e tricheballacche sono tutti strumenti ancora usati nella rosa marina. Ma adesso torniamo da Mattia e continuiamo ad ascoltare il suo racconto. E dopo che queste persone divise in squadre si sono confrontate con tutto il paese, hanno raccolto doni e hanno portato i loro auguri, cosa fanno durante le settimane prima della Pasqua? Allora, prima della Pasqua si usa anche preparare qualcosa, qualche pietanza tipica. Me le vuoi descrivere queste pietanze? Allora, ce ne sono sia dolci che salati. Per il salato abbiamo la pizza con l'erba, che è composta principalmente dai cardilli che vengono soffritti con cipollini e alici. La pizza china, che è ripiena di uova, formaggio primo sale, soppressata e pancetta. E invece per i dolci abbiamo la pastiera di grano, che è composta che è una pasta frolla ripiena di uova, grano, canditi e ricotta. Mattia, io so che però la pastiera nella tua provincia è un po' diversa da quella napoletana. Qual è l'ingrediente principale? L'ingrediente principale per quella napoletana è il grano, invece per quella della nostra provincia è è il riso, quindi diventa pastiera di riso. Quindi nelle case irpine si usa di più la pastiera di riso. Sì. E poi infine c'è il tarallo, il detto tarallo nasprato,
che sono delle grandi ciambelle, prima bollite e poi cotte in forno. Come mai nel tuo dialetto si chiama tarallo volluto? Si chiama tarallo volluto perché, come detto prima nella preparazione, il tarallo queste ciambelle si bolliscono a circa 90 gradi per 15-20 minuti, poi si lasciano asciugare su un canovaccio per alcune ore e con l'aiuto di bastoncini di legno taccarelli si formano delle ciambelle e poi si cuociono in un forno a legna finché non diventano dorati. Hai qualche esperienza che ci vuoi raccontare legata alla preparazione del tarallo? Beh, ricordo quando con la scuola abbiamo fatto un progetto legato alle tradizioni del mio paese e quindi ci siamo recati alla casa della massaia forse più brava, no forse la massaia più brava a preparare i taralli del paese, la signora Rosetta. Lei ci ha insegnato il procedimento e ci ha anche coinvolto. E come l'hai trovata questa signora? Era brava, ci ha fatto vedere anche i suoi taralli già preparati. Devo dire che erano grandi, bellissimi e buonissimi. E poi ce l'ha regalato anche uno ed era davvero squisito. E tu cosa hai fatto durante la preparazione? Cosa ti è piaciuto fare di più insieme a lei? Quello che mi è piaciuto fare di più è la decorazione. Come si fa questa decorazione? Si prepara una glassa con limone, zucchero a velo e albumi e si spalma sui taralli e diventano di color bianco. Però prima che questa glassa si asciughi si cospargono i riavulilli, che sono dei piccoli confettini colorati. Sì. Giuseppe, se lo posso ti viene a sciacquare le mani. No, me le metto le mani. E l'hai assaggiato questo tarallo? Sì, l'ha fatto assaggiare a tutti e devo dire che era veramente squisito. Ma tu hai imparato a farlo con qualcun altro prima di andare a casa di Rosa? Ho imparato a farlo da mia nonna e mio padre, che una volta l'hanno fatto e mi hanno fatto vedere il procedimento. E a volte ti capita di regalarlo a qualcuno? Beh, l'ultima volta che l'abbiamo fatti l'abbiamo regalati ai nostri parenti. E come mai viene regalato il tarallo? Viene regalato perché regalarlo significa donare un pezzo di tradizione a ogni abitante del paese, in poche parole. Quanto è bello! Che rosa! Come a quando tagliasse con curtiello una volta e invece da solo si apre. La festa per il popolo corrispondeva ad un cambiamento di regime alimentare da restrittivo ad abbondante. Il calendario di una società era scandito da eventi liturgici o laici in cui si celebrava la loro solennità attraverso queste variazioni alimentari. Ogni occupazione quotidiana aveva un carattere rituale, nulla era gratuito. La natura donava all'uomo i suoi frutti soltanto in seguito ad una purificazione. Dal solstizio invernale all'equinozio di primavera, i riti di passaggio, come per esempio i falò che scacciano il male, erano orientati alla purificazione della collettività e alla preparazione a ricevere la rinascita. Assistiamo quindi a riti di digiuno e privazioni di ogni genere, come accade nel periodo della Quaresima, per poi, tornati alla primavera e quindi alla Pasqua cristiana, alla festosità della vegetazione, alla fecondità e alla resurrezione di Cristo, che sono espressi attraverso la preparazione di ricette con ingredienti di stagione ricchi di simbologia. Tra questi le uova. L'uovo è il simbolo universale della rinascita, un eterno ritorno all'origine, al principio vitale, per cui nella pittura medievale popolare spesso Gesù viene rappresentato come pulcino che fuoriesce dall'uovo. Nella vecchia ricetta di Rosetta non abbiamo traccia di lievito, come ci si aspetterebbe da un prodotto da forno così voluminoso, ma soltanto piccoli accorgimenti, come per esempio il bicarbonato. Nel tarallo volluto l'uovo è un ingrediente cardine perché permette una lievitazione senza l'occorrenza di lievito. L'uso quasi smodato di uova in questa ricetta fa sì che i taralli si gonfino, si alzino e si aprano a formare una rosa. È una cosa che ti volevo dire, questa è una tradizione vecchia, antica, che dicevano le nonne, che quando hai infornato sia il pane sia i taralli, diciamo a fazzatora, diciamo noi, si doveva alzare perché sennò non calava rosa. Il lievito è da sempre sinonimo di progresso, condivisione e appartenenza, perché permetteva la preparazione del cibo più rappresentativo dell'evoluzione della collettività, il pane.
veniva condiviso come bene comune. Il lievito si passava di casa in casa. Le persone di una stessa località erano compari o compagni, dal latino cum panis, persone che mangiano appunto lo stesso pane. Ma il tarallo manca di questo ingrediente. La condivisione avviene attraverso il dono del prodotto già pronto. Anzi, la ricetta è così gelosamente custodita che ogni casa ha la sua declinazione e il numero di uova da utilizzare è senz'altro uno dei rompicapi da scoprire. Ingredienti misurati a occhio, come si suol dire, e soprattutto con misuratori casalinghi, molto personali. Un prodotto quindi che ricorda il pane azimo, altro cibo rituale pasquale, ma con una marcia in più. Una stregoneria, per così dire, che vivifica l'impasto e compie il miracolo della lievitazione. Per fortuna le uova non sono nelle mani di brutte streghe, ma di dolcissime massaie. Quindi, dopo la preparazione dei dolci e dei rustici pasquali e dopo che le squadre del paese hanno visitato le famiglie per regalare la frasca, come si prosegue con questa festa, con questa tradizione popolare? Tutti i prodotti che sono stati raccolti si venderanno all'asta nella piazza centrale del paese, Piazza del Sole. Piazza del Sole. E c'è molta gente durante questo evento? Sì, sono veramente molte persone. E tu cosa provi quando vedi i prodotti? Soprattutto se capitano i prodotti che hai cucinato tu con i tuoi amici e i tuoi parenti, quando vengono battuti all'asta? Beh, provo felicità perché capisco che le persone che lo acquisteranno non solo lo apprezzeranno perché è buono, ma anche perché devono capire che quel tarallo è fatto in casa e a mano, non con le macchine come si usa oggi. Ho capito, quindi non è un prodotto industriale. No, è un prodotto artigianale. Tipico della Pasqua, ma si può mangiare anche oltre. Sì. Soprattutto quando viene regalato? Sì. Allora, si prosegue. Un altro bellovetto. Bottiglia di vino. Che roba. Grappolo d'oro. Bottiglie spumante. Di sausicci. E la nostra colombina. Panna e cioccolato. Ah, non si scherza. 15, 16, ha detto prima la ragazzina, 16, 17, 20, ma 20, 21, 22, 23, 24, 24 e 1, 24 e 2 e 24 a te Roberto. Vabbè, questo è il dietro, questo è davanti. Abbiamo un bellissimo vestito. Allora, non per dire subito. Allora, la taglia M di Milano. Non per dire, mo se la metto in quella gelato fa la sua porca figura, è più porca che figura, però ci va pure da tavola, largamolo poco, noi teniamo la sarta affiliata che non c'è problema. Gerà, ma mo la fa lo stomaco la gente, lascia stare. Raccontami un po', tu oltre alla preparazione del tarallo, quando c'è questa festa in cui le bande musicali si presentano a casa delle persone, partecipi normalmente? Per ora non ho mai partecipato, però vorrei partecipare. I bambini partecipano in queste esperienze di musica e canto? Certo, i bambini sono molto importanti perché portano avanti quest'usanza e magari potrebbero essere anche caposquadra nel un domani. Quindi tu tra 10 anni, per esempio, ti vedi ancora partecipe? Certo, mi vedo partecipe sia alla Rosa Marina, ma magari lo vorrei che la sera sarò il banditore all'asta.
Il ricavato delle donazioni dirette delle famiglie e della vendita all'asta dei loro doni in natura hanno lo scopo di organizzare la festa di San Vito, che si terrà quindi ogni estate. Il comitato è impegnato ogni anno ad assicurare al paese l'evento religioso e non solo. Nell'ottica di una rivalorizzazione del territorio nelle aree interne, diventa fondamentale ripercorrere la tradizione e tramandarla facendo leva sul valore più importante che la rosamarina e che il tarallo volluto ci hanno insegnato. Il tarallo è un cibo sostenibile perché sfrutta le uova, un prodotto che in primavera è naturalmente reperibile in abbondanza, ma soprattutto ha una shelf life di 3 mesi almeno. Tanto le signore riescono a tenerlo conservato nelle loro credenze, in previsione di visite lungamente attese da parte di amici e parenti lontani, partiti alla ricerca di un futuro migliore. Un cibo che avvicina, che umilmente cerca di contrastare lo spopolamento delle aree interne, vincendo gli effetti del tempo. Un cibo magico che permette una condivisione della festa indifferita. E la rosamarina è la festa della contentezza. E la contentezza, a differenza del dolore, se condivisa, aumenta. La condivisione è il valore principale che dal 2011 spinge tutte le comunità italiane che hanno San Vito come santo patrono a incontrarsi in un gioioso meeting ogni anno, San Vito Italia, iniziativa di fratellanza patrocinata dal santo, di cui si condivide da tempo immemore il culto. Convegni di confronto culturale, banchetti sapientemente arricchiti con ogni ben di Dio, prodotti tipici da tutta la penisola, manifestazioni di stampo religioso che richiamano l'attenzione di molti turisti. Questo dà alla Valle del Sabato una nuova opportunità di mantenere viva la propria identità e promuovere l'integrazione con altre realtà accomunate da credi molto simili, seppur geograficamente lontani. Mattia, ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere una nuova tradizione, anzi una tradizione antica, ma che per me era sconosciuta. Grazie mille. Prego, ciao. Ciao.